Ehi Marvaglia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Oggi cominciamo una nuova serie sul canale dedicata ai giochi che possono essere giocati in VR tramite il tool di PreyDog. Quindi cosa faccio? Mi vado a prendere la lista di tutti i giochi sul loro Discord ufficiale che teoricamente sarebbero in grado di essere eseguiti da Flat a VR. Quelli che ho in libreria li installo, li provo e vi faccio vedere come girano per capire effettivamente se si riesce a giocare bene oppure è meglio lasciare perdere e aspettare che vengano rilasciati dei settaggi da parte di chi sa dove andare a mettere le mani in questo strumento e quindi permetterci di giocare effettivamente questi giochi nel migliore dei modi. Allora, intanto io già ho installato Observer, che però è la versione Epic, che fra l'altro non esiste più nello store, quindi su Epic non si può più acquistare, e la versione che può essere giocata è quella che c'è su Steam, che si chiama Observer System Redux, che è la remastered. Per quanto riguarda Redux, sul Discord viene detto che gira bene, però devo dire che anche la versione Epic gira abbastanza bene. C'ha un problema fondamentale che lo rende pressappoco ingiocabile e adesso vi faccio vedere qual è. Ed è un vero peccato comunque perché il gioco è molto bello, si presta molto bene alla VR fra l'altro. Allora, come vi ho spiegato fra l'altro nella guida su come scaricare e installare Unreal Engine VR Injector, per prima cosa andiamo a eseguire come amministratore lo strumento. Intanto sto scaricando Atomic Heart, che ce l'ho sul Game Pass, e poi Ready or Not, che ce l'ho su Steam. UEVR avviato, andiamo ad avviare il gioco, Observer. Già ho aperto il client di Oculus, perché io utilizzo il client di Oculus, semplicemente perché trovo che sia molto più diretto, ma perché sul mio computer SteamVR a volte perde tempo ad avviarsi, e fra l'altro ho notato che in alcuni giochi che con il client Oculus vengono eseguiti, cioè alcuni giochi flat in VR col client Oculus funzionano, con SteamVR invece non funzionano oppure creano qualche problema. Quindi io per adesso ho trovato maggiore compatibilità nel mio sistema avviandoli tutti con il client Oculus. Se anche voi utilizzate il client Oculus, vi ricordo di andare in impostazioni generali e poi runtime OpenXR, andare a cliccare su imposta Oculus come attivo. Io al momento preferisco giocarli sempre con mouse e tastiera. Non sono tantissimi i giochi che hanno la piena compatibilità con i motion controller, però vi farò vedere anche come funzionano i motion controller e poi vi farò vedere anche il gioco come funziona giocando con mouse e tastiera. Al momento però io preferisco giocarli in questo modo, e se posso darvi un consiglio, almeno per i giochi che ho provato per adesso, vi suggerisco di dimenticarvi, almeno per il momento, di giocarli in piedi come se fossero dei veri e propri giochi VR. Sappiate semplicemente che per il momento, in assenza di settaggi più specifici per ciascun gioco, questo strumento serve solo per poter utilizzare il visore in alternativa allo schermo del PC. Bene dai, il gioco è stato finalmente avviato. Ecco qui, questa come vedete è la schermata del menu in flat. Tasto Windows, vado sul tool UEVR, seleziono da questa tendina Observer, vengono caricati questa serie di settaggi che sono predefiniti, sono più o meno gli stessi per qualsiasi gioco avviate. OpenXR selezionato e vado a fare direttamente Inject. Appena faccio Inject, lui fa un piccolo caricamento e quando spunta questa scritta qui, direttamente potete mettere il visore. Ecco, intanto vedete dietro è comparso il menu del tool VR. Io già avevo aperto il client Oculus su PC, in questo caso non devo fare altro che andare a mettere il visore e tramite Airlink collegare il visore al PC. Non devo fare altro, semplicemente metto il visore e avvio Airlink. Ed eccoci qua. In questo momento il motion controller non viene già più riconosciuto. Qualche giorno fa, quando l'ho avviato, non si vedeva il cursore. Quindi questo era il problema che vi dicevo prima, che rendeva questo gioco ingiocabile. Non vedendosi il cursore, essendo un poliziesco nel quale bisogna esaminare decine e decine di oggetti anche piccolissimi, se non c'è il cursore, capirete voi stessi che diventa un po' impossibile riuscire a centrare gli oggetti anche più piccoli senza il cursore. Ok, premio, ecco qua.
Questo è il primo problema. Praticamente sto cadendo in questo momento, quindi vedete le mie braccia. In questo momento sto cadendo perché c'è una sorta di cinematica. Adesso che la cinematica è ricominciata, sono dentro la macchina. Non mi sto muovendo io, questo è il movimento della cinematica, quindi se soffrite di motion sickness questo vi potrebbe dare un po' fastidio. L'immagine è molto glitchosa dentro il visore, non so dalla registrazione come lo state vedendo. Mi posso guardare a 360 gradi, però se realmente nel gioco mi devo girare da qualche parte devo utilizzare il mouse. Quindi il fatto che io mi sto girando, questo non mi consente di andare a interagire. Per esempio io in questo momento, se ho il mouse girato lì, se mi giro a guardare la radio con la quale devo interagire, in questo momento non c'è il comando per interagire con la radio. Perché? Perché mi devo girare col mouse. Quindi tasto sinistro col mouse per interagire fin quando non compare l'icona. Vedete, anche in questo caso però non c'è il cursore, ecco, quindi nel menu l'ho visto, ma nel gioco non lo sto vedendo. Quindi inizialmente dovevo andare un po' a tentativi, perché se il cursore in realtà è troppo basso, non so dov'è. Dovevo andare un po' a tentativi. Vi faccio vedere un pochino quelle che sono un po' le impostazioni. Allora, per esempio, qui c'è il rendering della risoluzione, quindi potete aumentare a 1x, 1.2, 1.3. Vi sconsiglio di andare oltre 1.5 o addirittura vi sconsiglio di mettere a 2x perché scoppiate letteralmente la scheda grafica. Qui ci sono dei comandi per impostare l'altezza, impostare e ricentrare la visuale e per riavviare lo strumento. Quindi per qualsiasi problema, per riavviare lo strumento, venite a cliccare qui. A proposito, il menu come si apre? Premendo il tasto INS sulla tastiera. Giù ci sono un sacco di impostazioni che riguardano per esempio la posizione e la distanza e la dimensione del menu che sto vedendo in questo momento. Poi Frameworks Follow View. In questo modo posso utilizzarlo seguendo la visuale. Unreal. Questa invece nella scheda Unreal sono delle impostazioni sulle quali potete lavorare direttamente voi. Questo per esempio è il metodo di rendering. C'è il nativo stereo, il Synchronized Sequential che peggiora tutto, quindi direi che in questo gioco non va usato, e poi Alternating AFR, quindi in questo caso Native Stereo. Questo di qui è il Word Scale, non ci giocate troppo ma io vi consiglio di lasciarlo a 1. Questo di qui, se non attivate questo qui, Enable Depth, non ha nessun effetto ma vi consiglio di lasciare tutto per com'è. Insomma ragazzi, se il gioco già con le sue impostazioni predefinite funziona piuttosto bene, evitate di giocare troppo con questi settaggi qui. Input invece riguarda la possibilità di muoversi con i motion controller. Allora, prendi il pulsante centrale del mouse, si apre il menu qui. Qui il cursore fortunatamente si vede, però mi sa tanto che qualche modifichina l'hanno fatta anche per la versione Epic, sapete? Perché questo cursore prima non si vedeva. Ci sono anche i sottotitoli in italiano in questo gioco. È un bel poliziesco ambientato in un'epoca stile cyberpunk. Noi stessi siamo metà macchina, metà umano. Potete anche attivare il movimento room scale. Vedete, in questo momento io sto muovendo il visore e riconosce il movimento room scale anche all'interno della macchina. Però in questo gioco vi suggerisco di non attivarlo, perché altrimenti sale letteralmente sugli oggetti all'interno del gioco, quindi si compenetra, vi fa entrare dentro i muri, dentro le pareti, insomma vi incasina parecchio. Prima di procedere faccio vedere un attimo come funzionano i controller. Possibilità di muoversi avanti, indietro, destra e sinistra, ruotare la visuale con il thumbstick. Il movimento è lento, per correre posso premere il thumbstick di movimento, quindi in questo caso quello sinistro, e per interagire posso utilizzare il grilletto destro. Quindi alcune azioni sono state mappate all'interno del gioco, alcune invece no. Quindi siccome alcune azioni mi risultano mancanti all'interno del gioco, io preferisco giocare comunque mouse e tastiera. Graficamente non è male, quindi anche se si tratta di un gioco che al massimo può girare a 1920, si può
settare massimo 1920, graficamente comunque si presta molto bene, non è male. Ora, questa è una meccanica molto interessante, perché se ci fosse stato il riconoscimento del motion controller, io avrei potuto utilizzare la mia mano per aprire la porta, o quantomeno fare finta di aprire la porta. Però in questo caso cosa devo fare? Devo semplicemente tenere premuto il grilletto destro e aprire e chiudere muovendo il thumbstick, perché l'apertura della porta in questo gioco si fa cliccando col mouse e muovendo il mouse avanti e indietro. Ci vorrebbe in pratica cosa? La possibilità di mappare il movimento destra e sinistra anziché sul thumbstick sul movimento del controller. Anche qui provo ad aprire la porta. Ecco, però per esempio qui non mi fa inquadrare la porta. Ecco, vedete, me lo devo andare a cercare praticamente per inquadrare la porta. Quando corro ci sono le vibrazioni nei controller, viene riconosciuta la vibrazione nel controller. Dovrebbe essere anche riconosciuto il tasto per abbassarmi, eccolo qui. Qui sempre con i controller sto giocando, Ok, siamo arrivati nella stanza. E adesso qui c'è un effetto, ragazzi, che dà molto molto fastidio. Non so come lo state vedendo voi al momento della registrazione, ma qui se soffrite di motion sickness è sbocco sicuro, Come vedete, le difficoltà di questo gioco fondamentalmente sono dovute al fatto che, non vedendo il cursore a schermo, quando c'è qualcosa da dover esaminare, ve lo dovete andare a cercare voi, o col mouse. Allora, qui dice RB per attivare la visione elettromagnetica. Ecco qua, visione elettromagnetica, quindi anche queste funzioni sono state impostate qui. Ecco, per esempio, quell'oggetto è piccolissimo e devo fare un po' di fatica per andare a esaminarlo. Left trigger per esaminarlo, LB per la visione. In questo caso questi elementi da esaminare sono piuttosto grandi, quindi non sto facendo difficoltà ad esaminarli. Per esempio il sangue per terra, poi cos'altro, vediamo. Questi graffi sul muro non sono molto grandi e infatti sto facendo fatica a trovarli. Bene, e al momento direi che questo può bastare per quanto riguarda Observer. Questo era più che altro per farvi un refresh su come avviare il tool, però gli altri giochi ovviamente ve li mostrerò in versione un pochino più ridotta. Va bene, Marmaglia, nell'attesa che finisse l'installazione di Ready or Not ed Atomic Heart, che saranno i prossimi due giochi che vi mostrerò in questa serie dedicata ad Unreal Engine VR Injector, ho montato il video che avevo già registrato e praticamente mi sono accorto che è già venuto un video abbastanza grosso, quindi per adesso concludo qui. I prossimi video non includeranno tutta la spiegazione su come impostare il tool, sui vari settaggi eccetera, saranno molto più rapidi e soprattutto concentrati solo e solamente nei giochi. Se il gioco si presta abbastanza bene a questo tool, allora mostrerò un gameplay un po' più esteso, altrimenti vedremo semplicemente come funziona il tool su quel determinato gioco e poi nello stesso video magari inserirò brevi gameplay di diversi giochi in modo da fare anche delle raccolte. Questo quindi era Observer su Epic Store. Ripeto, non è più acquistabile, ma la mod è pensata per la versione Steam, quindi per Observer Redux, che sarebbe fra l'altro anche la remastered, quindi graficamente è anche superiore rispetto a questo che avete visto adesso. Però devo dire che il tool funziona anche abbastanza bene con questo gioco. Se accettate il compromesso di perdere quel po' di tempo per adattarvi, fra l'altro, perché poi giocandoci ho imparato anche a capire come inquadrare più o meno subito le cose da esaminare, anche se non si vede il cursore, cosa che rende il tutto molto più complicato. Se siete disposti ad accettare questo compromesso, questo gioco va più che bene giocato con questo tool. Vi ringrazio come sempre per la visione completa e per la pazienza di sopportarmi in questi video quando diventano un po' più lunghi del solito. Like, iscrizione e continuate a seguire, supportate il canale tramite il tasto super grazie. Ci vediamo tra i commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco e di questo strumento. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia.